Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio raccontarvi una storia di una persona, o meglio di una ragazza, che sembrerebbe essere proprio la prescelta. Ma la prescelta, indovinate di chi? La prescelta proprio del demonio. Questa ragazza si chiama Eleonore Zug, ma prima di cominciare, come di consuetudine, vi invito, mi raccomando, a iscrivervi tutti a questo canale, a tempestare di like questo video, attivate, mi raccomando, tutte le campanelline e commentate tantissimo. Ma ora partiamo senza perdere altro tempo, perché, raga, questa storia è davvero sconvolgente. Eleonore Zugun è nata nel 1913 in un villaggio chiamato Talpa, proprio in Romania. Cresciuta in una famiglia di contadini e visse una vita piuttosto semplice fino all'età di 12 anni, fino a quando arrivò un bel giorno che iniziarono a verificarsi eventi paranormali e straordinari al limite della sopportazione umana. Infatti, secondo resoconto dei familiari, il tutto ebbe inizio nel settembre del 1925, proprio quando Eleonore mise i piedi in casa di sua nonna. Durante questo soggiorno, perché è stata lì per un po' di tempo, trovò una moneta molto antica e con la classica, genuinità infantile decise di comprare dei dolci. Ma poco dopo l'acquisto, raga, la nonna iniziò a urlare e incolpare la nipote, affermando che quella moneta che lei aveva trovato è stato un dono del diavolo.
Da quel momento la vita di Eleonora iniziò a cambiare drasticamente. Infatti, dopo l'episodio della moneta, Eleonore cominciò a vivere esperienze davvero inquietanti e cominciarono proprio con i classici, diciamo così, fenomeni poltergeist. Oggetti che si muovevano da soli intorno a lei, porte che si aprivano e si chiudevano da sole senza alcun motivo apparente, ma proprio sbattevano violentemente, e graffi che apparivano sul suo corpo. La ragazza, infatti, dopo alcuni giorni che ha vissuto queste terrificanti esperienze, ha affermato di essere tormentata da una presenza invisibile che la chiamava Dracu. Ragazzi, apro e chiudo un attimino una parentesi, perché Dracu in rumeno significa diavolo. Man mano che il tempo passava, tutti questi fenomeni si intensificarono notevolmente, al punto che la famiglia si terrorizzò in una maniera pazzesca. E cosa fece? Prese la figlia, la portò da un prete e indovinate per fare cosa? Proprio un rituale di esorcismo. Ma purtroppo la situazione non cambiò assolutamente. I vicini e i parenti, credendo che Eleonore fosse posseduta, cominciarono a trattarla con paura e diffidenza. La ragazza, col passare dei giorni, subì diversi tentativi di liberazione, ma purtroppo mai senza alcun tipo di risultato. Anzi, gli eventi continuarono a peggiorare sempre di più. Dei sassi venivano inspiegabilmente lanciati contro di lei, sedie che si rovesciavano per tutta la casa e oggetti che volavano per tutto l'appartamento senza alcun motivo. I've always showed that. As long as I have heard the steam on the field to be matched based on compatibility. Log on and view your matches from free.com. Not surprised, Terry Nissan 45. Really trying to close out that second space with Cardinal on a high note. Il caso di Eleonore attirò l'attenzione di molti studiosi dei fenomeni paranormali, tra cui il famosissimo investigatore britannico Harry Price. Price, appunto, era un famosissimo ricercatore per quanto riguarda il paranormale e nel 1926, esattamente l'anno successivo, decise di prendere Eleonore sotto la sua custodia per studiarla molto attentamente in un luogo totalmente controllato. Eleonore, infatti, fu portata a Vienna sotto la protezione della contessa Zoe Vasilko Serecki, una nobildonna che ha sempre manifestato un grandissimo interesse per l'occultismo. Durante appunto questo soggiorno nella casa della contessa, i fenomeni continuarono, graffi continuavano ad apparire sul suo corpo sempre con maggiore frequenza, oggetti e sedie che si muovevano da soli, e si aggiunse anche un'altra cosa in particolare: dei terrificanti rumori notturni. Harry Price, dopo che ha tenuto appunto Eleonore sotto osservazione per diversi giorni, la sottopose a numerosi esperimenti per verificare la veridicità di questi fenomeni. Infatti furono perfettamente documentati episodi stranissimi in cui oggetti venivano lanciati senza alcuna spiegazione logica. Ma non solo questo, raga, anche alcuni momenti in cui Eleonore sembrava entrare sotto ogni punto di vista in un totale stato di trance.
I segni e i grafi sul suo corpo continuavano a apparire improvvisamente e soprattutto senza che nessuno la toccasse. Le osservazioni di Price furono molto dettagliate e portarono ad aprire un dibattito sulla reale natura di questo caso. Si trattava di una truffa, di un disturbo psicologico o di un autentico fenomeno paranormale? Ma arriviamo proprio alle varie teorie del caso, perché in realtà ce ne sono più di 3, ma quelle che vi sto per raccontare oggi sono state quelle più discusse in assoluto. Partiamo subito con dei fenomeni poltergeist veri e propri, autentici. Alcuni ricercatori infatti credevano che Eleanor fosse un'autentica medium, capace di catalizzare fenomeni poltergeist attraverso una vera e propria forma di energia sconosciuta. Ma qui arriviamo alla seconda teoria più discussa, ragazzi, un disturbo psicologico? Pensate un po', ragazzi, che psichiatri e psicologi suggerirono che la ragazza soffrisse di isteria, manifestando inconsciamente questi fenomeni attraverso una forma estrema di autosuggestione. Ma raga, rispondetemi voi, senza che nessuno la toccasse, senza che accadesse nulla, senza alcuna persona intorno a lei, come facevano a comparire sul suo corpo graffi, scritte e chissà che cos'altro, quando lei era perfettamente sola nella stanza? Ma ora arriviamo al terzo e ultimo punto. Truffa o suggestione? Scettici come il mago Joseph Rinn ipotizzarono che tutti questi eventi furono stati amplificati. Ma ora andiamo avanti, perché col passare di diversi anni tutti questi fenomeni si attenuarono piano piano, fino al cessare completamente quando lei raggiunse l'età adulta. A quel punto sì che tornò a vivere una vita normale, lontana sia dagli studi scientifici che dall'attenzione mediatica. Price e altri investigatori abbandonarono questo caso purtroppo senza alcun tipo di conclusione definitiva. Tuttavia, proprio per questo motivo, il caso di Eleanor Zugun rimase e rimane anche tuttora uno dei fenomeni paranormali più studiati del mondo. E infatti, appunto, proprio ancora oggi è un forte dibattito tra studiosi e appassionati di fenomeni paranormali. Il caso di Eleanor continua a essere un fenomeno avvolto nel mistero. Fu vittima di un'entità paranormale, di un trauma psicologico o di un'esagerazione collettiva? Ragazzi, io onestamente una risposta già ce l'ho, visto e considerato come sono andati i fatti. E non solo, con tutti i documenti che sono stati ritrovati. Ma nonostante le numerose indagini e tutte le testimonianze delle persone che l'hanno vista, hanno convissuto con lei per vedere tutto quello che accadeva, la verità rimane ancora tutt'oggi incerta. Infatti ancora oggi il suo nome è legato a uno dei più controversi e affascinanti casi di fenomeni poltergeist in tutta la storia dell'umanità. Ragazzi, che dirvi? Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se è così, iscrivetevi a questo canale, tempestate di like questo video, attivate tutte le campanelline e una delle cose più importanti insieme a tutto quello che vi ho detto fino adesso è commentate. Noi ci vediamo molto presto nel mio prossimo video. Ovviamente io vi auguro una buona settimana a tutti. Ciao a tutti raga e stay tuned.